Bene, buongiorno a tutti. Oggi mi trovo a Torino, sono a godermi finalmente un po' di fresco senza andare nelle valli che circondano la mia bellissima città, e mi trovo lungo le rive di un fiume molto famoso, l'Eridano, e sono qua per parlarvi del secondo dei seminari e academy che insieme al team rilasceremo da settembre in avanti. Tra l'altro una data sarà proprio qua a Torino, e si tratterà di un seminario che parla della catastrofe immane che ci ha colpito 12.850 anni fa. Infatti il titolo è 12.850 Apocalisse nel Mediterraneo, e parleremo delle tracce, delle evidenze di questa grande catastrofe proprio nelle aree a noi vicine, quindi nel bacino del Mediterraneo in generale, perché ce ne sono tantissime, e questo a conferma del fatto che si trattò di un evento a carattere planetario. Ora può sembrare incredibile quando parliamo di un cataclisma a livello planetario, ma vi basti sapere, come ho più volte sottolineato sia negli Dei del Diluvio, nel libro, che nei vari seminari che ho fatto, che è sufficiente l'impatto di un sassolino cosmico dal diametro di più o meno un paio di chilometri per avere conseguenze a livello planetario. Cioè, quando intendo conseguenze a livello planetario intendo anche banalmente quello che viene definito un cosmic winter, quindi un inverno cosmico. Conseguenza di un inverno cosmico anche in un mondo altamente tecnologico e organizzato come il nostro sarebbero sicuramente qualche milione di morti, ma come minimo, banalmente perché pensate che insomma le riserve di cibo che noi abbiamo per i paesi più organizzati sono comunque dell'ordine di qualche mese, non di più, e vi lascio immaginare per i paesi meno organizzati. Quindi un inverno cosmico generato da un singolo impatto di uno Zontemok di 2 km di diametro significa molto probabilmente 2 o 3 inverni senza raccolti, con temperature molto fredde in quasi tutto il pianeta, salvo forse la zona ovviamente molto a ridosso dell'equatore, della fascia tropicale, e questo provocherebbe sicuramente carestie alle quali potrebbero tranquillamente poi seguire conseguenze di altro tipo, sicuramente l'impatto economico, mi immagino migrazioni di massa, mi immagino anche malnutrizione alla quale potrebbero ovviamente seguire delle epidemie, per esempio, causate dal malnutrizione delle popolazioni. Insomma, sono cose abbastanza note, studiate, che si sono già verificate tra l'altro nel passato, e stiamo parlando di un singolo impatto. Ora ormai esiste un'evidenza scientifica veramente inconfutabile in questo caso, che soltanto l'ottusità di una parte della comunità accademica, solo di una parte della comunità accademica, si rifiuta di vedere, anzi fa di peggio. Siamo arrivati ormai al tentativo di falsificazione di prove scientifiche pur di negare l'evidenza di questo enorme cataclisma. Ebbene, abbiamo ormai traccia di decine e decine di impatti di questi oggetti, di cui alcuni senz'altro erano delle dimensioni di 3-4 km almeno, e qualcuno ha anche colpito delle zone fisicamente, da un punto di vista fisico, proprio di fisica newtoniana, estremamente pericolose del pianeta. Il nostro pianeta vive un equilibrio fisico instabile, vive l'equilibrio di una trottola che ruota a grande velocità, una trottola con una massa instabile,
sia dalla forma instabile che dalla distribuzione precaria. Una trottola che è intrinsecamente portata all'instabilità a causa dell'aumento di massa ai poli, che sono il punto di equilibrio instabile di questa trottola. È un aumento di massa che provoca a lungo andare diciamo una fragilità fino ad arrivare al punto di rottura, e questo genera un cataclisma proprio legato alla redistribuzione di queste masse che noi difficilmente riusciamo ad immaginare, se non leggendo i miti di coloro che prima di noi, fortunati per essere sopravvissuti ma sfortunati per avervi assistito, hanno avuto questa esperienza. Uno di questi impatti, almeno uno di grandissime dimensioni, ha colpito proprio nel segno, ha colpito proprio quasi il centro della calotta glaciale del nord, che era posizionata sul Canada, ai confini con gli attuali Stati Uniti, e quindi ne ha provocato la destabilizzazione istantanea, e questo ha scatenato il finimondo con conseguenze planetarie. Quindi si sono riassestati i continenti, sono emerse montagne dal nulla, sono sprofondate grandi isole in mezzo agli oceani, sicuramente abbiamo avuto una traslazione di vaste porzioni della crosta terrestre e con estrema probabilità anche una variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Questo è quanto è successo a livello planetario, e abbiamo le tracce, abbiamo ormai le prove scientifiche di quello che sto dicendo, e una buona parte di esse ve le ho portate negli dei del diluvio. Questo cataclisma non ha risparmiato la nostra area, l'area del Mediterraneo, e anche di questo abbiamo le tracce, le evidenze, e di questo farò l'argomento di questo seminario e di questa Academy. Le uniche due aree risparmiate del pianeta, parzialmente risparmiate del pianeta, sono l'Africa, non nella sua interezza ma l'Africa, e l'India, e non è senz'altro un caso che gli unici due luoghi del pianeta dove è sopravvissuta la megafauna che fino alla fine del Pleistocene aveva prosperato sul pianeta per milioni di anni e poi si è eclissata nell'arco di qualche decennio proprio a causa di questo cataclisma, e su questo diciamo si riallaccia la mia introduzione sugli effetti di un bombardamento cosmico sul pianeta per quanto riguarda la nostra civiltà. Non crediate che a causa della nostra tecnologia saremmo in grado di facilmente sopravvivere. Sono le uniche due aree dove la megafauna è sopravvissuta e dove, fra l'altro, faccio notare, almeno per quanto riguarda la civiltà indiana, abbiamo un continuum temporale, nel senso che la civiltà indiana è arrivata fino a noi dalla notte dei tempi, per notte dei tempi parlo di decine di migliaia di anni, ininterrotta. Il motivo per cui è arrivata ininterrotta è da un lato la tradizione orale brahminica, che ha permesso di evitare che bruciando una manciata di libri, come è successo per esempio in Sud America, si perdesse tutto, e dall'altro lato il fatto di essere stata risparmiata da questo enorme cataclisma. Abbiamo tracce anche del fatto che l'Africa ne venne risparmiata, scritte per esempio nei testi di Platone, dove Soncis dice chiaramente che mai la terra d'Egitto è stata, diciamo, completamente devastata da questi cataclismi, è sempre stata risparmiata da questi cataclismi. Quindi, a parte queste due aree, il resto del pianeta è stato colpito in maniera più o meno pesante. In modo particolare la parte del continente nordamericano è stata letteralmente rasa al suolo. Per questo non troviamo grandi tracce né dell'uomo né della civiltà che c'era prima, semplicemente perché è stata completamente rasa al suolo. Bene, di cosa vi parlerò? Vi parlerò di quanto è successo per esempio nel bacino del Mediterraneo, dove abbiamo tracce
di questo immenso tsunami che è entrato dalle colonne d'Ercole, e qui insisto, le colonne d'Ercole, ovvero lo stretto di Gibilterra, e si è poi propagata all'interno del Mediterraneo portando devastazione ovunque. Abbiamo tracce sulle coste atlantiche del continente europeo dell'enorme ondata di marea, uno tsunami che ha devastato i fondali, ha devastato le coste e con esse le popolazioni che vivevano sulle coste. Abbiamo le tracce anche nelle zone qui dove vi parlo. La zona di Torino è stata colpita da un GLOF, viene chiamato in terminologia moderna scientifica, un Glacial Lake Outburst Flow, quindi sostanzialmente uno tsunami che scende dalle montagne. Di questo parleremo e di questo abbiamo le evidenze multidisciplinari, come sempre. Multidisciplinari che troviamo sia nell'astrofisica, troviamo nella geologia e troviamo come sempre nei miti che ci caratterizzano, in particolare nel mito dei miti, che tanto mito non è, ma quello è un libro di storia. Ecco, se dovessi avere la fortuna di contribuire a un testo scolastico della vera storia, quel testo avrebbe nel suo capitolo di apertura o addirittura nell'introduzione il Timeo di Platone. In quelle poche pagine c'è scritta la verità sulla nostra storia e si parla anche del diluvio a Torino e ve ne parlerò. E quindi niente, come sempre vi aspetto tutti a questi seminari. A me fa veramente tantissimo piacere potervi guardare, poter parlare con voi durante il seminario, rispondendo alle vostre domande quando ci riesco, ma anche negli intervalli, prima e dopo. Credo che chi di voi abbia partecipato a uno dei miei seminari dal vivo, penso che la parte più carina sia poi questa, l'interazione che abbiamo dopo, magari bevendo un caffè, bevendo qualcosa insieme, chiacchierando di queste cose, stringendoci la mano, sorridendoci e scambiandoci questa energia che si sente ma non si vede, che poi, come vi ripeto sempre, mi permette di andare avanti nelle mie ricerche anche nei momenti più difficili. Per chi invece non ce la farà, perché non avrà un seminario vicino, non potrà, insomma, per impegni, ci sarà sempre l'Academy, che ripeto sarà sempre comunque un documentario nella forma di 4-5 ore di contenuti multimediali, quindi una versione molto più allargata di quello che posso fare un seminario dal vivo, che comunque dura un paio d'ore, degli stessi contenuti. Ovviamente chi parteciperà al seminario dal vivo avrà diritto anche di accedere all'Academy, come sempre. Bene, ora mi attende una lunga passeggiata fatta di pensieri, spero, positivi, lungo l'Eridano, che mi permetterà di godermi un altro giorno di vacanze meritate e molto particolari, nelle quali non faccio altro che passeggiare il più possibile immerso nella natura. Vi saluto, un abbraccio caloroso a tutti voi da parte di tutto il team di Prima di Noi. Grazie per sostenerci sempre con grande calore e affetto. Ciao, ciao.